Ciao amici di Xesto Games, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e questo è lo Zerotech High Grade Esper, spero che la pronuncia sia corretta. Alcuni di voi sicuramente ricordano questo marchio per il Dobby, un mini drone tascabile molto apprezzato per le sue dimensioni e le sue qualità fotografiche. Oggi però Zerotech insieme a High Grade propone un nuovo modello ancora più avanzato tecnologicamente, ovvero l'Esper. Si tratta di un drone perfetto per chi vuole realizzare prevalentemente bellissime foto grazie al sensore da ben 13 megapixel, capace di scattare foto e registrare video in 4K. Siete curiosi? Analizziamolo più da vicino. All'interno della piccola confezione troviamo il drone che, lo vedete, è grande quanto la mia mano. Manualistica in cinese, anche se Gearbest mi ha comunicato che le nuove versioni dovrebbero essere in inglese. Comunque l'unica cosa davvero importante è il QR code necessario per scaricare l'applicazione su iOS e Android. Presente anche un caricabatterie con presa americana ed un adattatore. Basetta di ricarica proprietaria, 4 eliche di ricambio e annesse vitarelle e chiavini per la rimozione. L'Esper è disponibile in due versioni, questa che vi sto mostrando al contrario, controllabile unicamente con lo smartphone o il tablet in questo caso, e quella dotata anche di radiocomando. Costa un po' di più e inoltre il radiocomando può essere anche comprato in un secondo momento singolarmente. Tornando al drone invece, stupisce la grande qualità costruttiva, materiali assolutamente premium, tra i migliori che io abbia mai toccato con mano, droni DJI a parte. Sulla parte superiore abbiamo i vari roghi, mentre nella parte frontale abbiamo la cam ben incassata e protetta da urti. È dotata di un gimbal meccanico a singolo asse, quello verticale. Gli altri due assi sono stabilizzati elettronicamente. La parte inferiore è anch'essa molto ricca. Associato al barometro infatti abbiamo anche un sensore ad ultrasuoni e un sistema ottico VPU che garantiscono insieme al GPS GLONASS una grande stabilità in volo, sia al chiuso che all'aperto, anche con molto vento. La batteria è posta sul retro e presenta un singolo tasto. Premendolo una volta vedremo lo stato di carica della batteria indicato da questi 4 LED, tenendolo premuto invece accenderemo e spegneremo il drone. La batteria è una 7.6 volt 1950 mAh, batteria smart in grado di andare automaticamente in storage quando non utilizzata per lunghi periodi di tempo e quindi preservando la sua integrità. Ma accendiamo ora il drone. Stupisce molto la cura nei dettagli, davvero molto ben costruito. Anche i LED circolari sono molto luminosi e belli da vedere. Come vi ho detto in precedenza, è presente un gimbal meccanico sull'asse verticale. Il drone è leggerissimo, pesa poco meno di 350 grammi a pieno carico. La qualità costruttiva si nota anche negli accessori, come la basetta di ricarica con un design molto ricercato e materiali di ottima qualità. L'applicazione FlyGo presente su iOS e Android è anch'essa molto curata e permette di utilizzare tutti i droni Zerotech. Simpatica la presenza di una sorta di social network dove tutti i possessori di droni Zerotech possono condividere e caricare le loro foto e video. Tutte quelle che vi sto mostrando sono state realizzate presumibilmente da uno Zerotech Esper, in quanto si tratta dell'ultimo drone di Zerotech rilasciato sul mercato. Una volta selezionato lo Zerotech Esper dalla lista dei droni dell'applicazione, potremo accedere alla sua Wi-Fi semplicemente, ovviamente, accendendo il drone, andando nelle impostazioni Wi-Fi del nostro smartphone o tablet e tappando sulla sua Wi-Fi. La sua password vi ricordo essere iGreat.
Ed eccoci, gli avvisi vocali mi ricordano moltissimo quelli dell'applicazione DJI Go 4. Comunque possiamo visualizzare lo stato completo del drone, dei sensori, della batteria, insomma un menu molto curato che ci permette di fare una diagnostica dell'intero drone. Vengono indicati ovviamente i satelliti agganciati, il GPS GLONASS funziona benissimo, anche qui al chiuso come vedete prende molti satelliti, è possibile anche modificare alcune impostazioni per foto e video. Segnalo però che attivando la stabilizzazione elettronica digitale viene preclusa la possibilità di registrare in 4K ma solo in Full HD. Questo penso perché l'immagine 4K viene ritagliata in modo da essere stabilizzata. L'Esper è dotato di 12 GB di memoria interna, quindi non avremo necessità di installare una micro SD esterna e questo favorisce la velocità con cui vengono scattate le foto e inizializzati i video. Comunque possiamo scaricare il materiale multimediale contenuto nel drone semplicemente usando l'applicazione oppure connettendo il drone al computer tramite la porta micro USB. Qui sulla sinistra abbiamo le modalità di volo smart come decollo e atterraggio automatico, ritorno a casa automatico, modalità tracking, follow me, drone mode, circle mode e altro ancora. Tramite questo switch centrale sarà possibile inclinare il gimbal da 15 gradi a meno 90 gradi. Dalle impostazioni invece possiamo calibrare la bussola, gli stick, impostare la distanza massima. Questo drone con il solo smartphone arriva sui 120 metri di altezza e i 200-250 metri di distanza. Questo perché la sua antenna radio incorporata è davvero molto potente, anche più del DJI Spark che, se ricordate, la versione senza radiocomando funziona esattamente nella stessa maniera. Utilizzando invece il suo smartphone sarà possibile superare tranquillamente il chilometro di distanza, tornerete indietro unicamente per la batteria scarica. Segnalo che anche in modalità sport è molto divertente, essendo questo drone molto veloce. Possiamo anche scattare foto e registrare video con i comandi vocali o le gesture, modificare la password wifi e aggiornare il drone, tutto tramite l'applicazione. Sono presenti inoltre varie configurazioni per gli stick, da quelli classici al giroscopio tramite smartphone agli stick per principianti. Per armare i motori ci basterà portare gli stick, reali o virtuali in questo caso, in basso verso gli esterni. Il drone è davvero molto silenzioso. E in volo come si comporta questo Zerotech Esper? Nonostante il peso ridotto, la sua stabilità è davvero eccellente. Non si muove di 1 centimetro anche con forte vento. Secondo me sotto questo aspetto molto meglio del già citato Spark. La batteria ha un'autonomia di circa 15 minuti e si ricarica molto velocemente in 30-40 minuti. Un grande punto di forza di questo drone è la qualità delle foto, ragazzi, davvero eccellenti, sia nel dettaglio sia nella profondità e anche nei colori, molto naturali e non ipersaturi, come state vedendo in queste foto d'esempio che ho scattato appunto con lo Zerotech Esper. Molto meno bene invece il reparto video. Purtroppo la presenza di un solo asse stabilizzato rende i video molto mossi anche con stabilizzatore attivo, specialmente quando ruotiamo il drone. Peccato, perché si sacrifica molto la bontà del sensore. Comunque in post-produzione, stabilizzando digitalmente ulteriormente, è possibile ricavare qualcosa di buono. Anche alla massima altezza e utilizzando un normale smartphone si riesce a controllare senza problemi e senza ritardi video questo drone. Lo Zerotech Esper secondo me è un drone eccellente costruito con materiali di pregio e con tanti sensori che aiutano il drone a rimanere ben stabile in volo. La qualità dei materiali è davvero eccellente, il che rende questo drone davvero molto solido e robusto anche alle cadute, e così come anche la cam, che come vedete è molto ben protetta, e questo è un grande punto di forza.
Una volta richiuso è davvero piccolissimo e può essere tranquillamente messo anche in tasca e utilizzato ovunque anche con il solo smartphone, quindi senza doversi portare appresso anche il radiocomando. Penso che sotto questo aspetto sia uno dei droni fotografici più compatti attualmente in commercio. In volo è divertentissimo da utilizzare, molto facile da pilotare e con poche modalità smart ma tutte ben implementate. Così come anche il failsafe che ho personalmente testato e funziona senza nessuna incertezza. La qualità delle foto è davvero molto elevata e mi ha molto sorpreso, così come mi ha anche sorpreso, in negativo però questa volta, la qualità dei video. Di certo non all'altezza delle potenzialità di questo drone. Un vero peccato. Il suo prezzo è abbastanza elevato, parliamo di circa 400 euro per la versione base e 500 euro circa per la versione combo con radiocomando. In conclusione ragazzi, consiglio questo Zerotech Esper a chiunque sia appassionato di foto aeree, a chiunque voglia un drone affidabile, compatto da portarsi in vacanza o semplicemente da mettere in tasca. Ma anche a chi lavora con i droni, specialmente a chi effettua ispezioni aeree e necessita di una qualità del segnale radio molto solida, cosa che ha questo Zerotech Esper. Lo sconsiglio invece a chi cerca un drone adatto esclusivamente alla realizzazione di video. Purtroppo l'assenza di un gimbal meccanico su più assi ne limita davvero molto il potenziale. Ok amici, questo è lo Zerotech Esper. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. E se volete altri video a lui dedicati, magari in cui mostro modalità di volo più avanzate, fatemelo sapere. Se volete acquistarlo trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare anche nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook dedicato al mondo dei droni e della tecnologia, quindi se siete appassionati di questo mondo entrate mi raccomando, e infine il nostro canale Instagram. Inoltre ragazzi, se volete supportare questo canale Addicted2Games, noi non chiediamo nessuna donazione e nemmeno nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione e iscrivetevi se non l'avete già fatto e magari invitate qualche vostro amico. Questo è tutto, buon volo a tutti, noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su Addicted2Games. Ciao ragazzi!